Ed eccoci ad un'altra piccola parte di video. Oggi realizziamo un altro orecchino. Ve lo faccio vedere ovviamente già diciamo cucito, ma vi metterò gli scatti fotografici. Cosa ho fatto? Ho preso semplicemente una goccina, vedete, e ho ritagliato, vi metterò le foto ovviamente. Ho ritagliato, l'ho incollata sulla base e poi ho ritagliato il contorno. Ho semplicemente realizzato questo elemento a cerchio, quindi tagliando questi 20 centimetri e cucendo con il filo a zig zag. Come vedete è abbastanza rigido, le cuciture non si vedono se non ovviamente qui qualche puntino, ma veramente molto molto lieve, anche perché sull'esterno ho dato puntini più piccini e invece all'interno punti più grandi. Ovviamente ho preso come riferimento questo diametro, insomma la circonferenza di questo bottone, perché ovviamente adesso lo andrò a cucire tutto intorno. Quindi se volete fare un cerchio e poi utilizzare un bottone, potete realizzare questo tipo di elemento e fare un orecchino. Ovviamente vi metterò altri scatti fotografici, ma è veramente semplicissimo. Quindi prima di tutto si cuce la prima piattina e si accerchia insomma tutto ben benino, vedete, attorno alla goccia, poi si cuce la seconda piattina, si unisce al centro e poi si cuce a zig zag le due piattine insieme. Vedete che è molto rigido, anche perché le piattine queste sono molto rigide. Ovviamente se fossero piattine più morbide avreste più difficoltà, ovviamente, ma io ho anche il bottone centrale che conferirà rigidezza, altrimenti potrei anche farlo in questo modo, rimarrebbe comunque un cerchio abbastanza stabile perché la consistenza è data dalle piattine e anche poi successivamente dal retro. Quindi piattine ovviamente durette, nel mio caso, se le avete morbide necessariamente dovete fare il modulino con una parte centrale piena, altrimenti avreste difficoltà. Ok, vi lascio agli scatti fotografici e niente. Terzo orecchino. Poi qui metterò altri decori, metterò delle paisley, qualche altra cosa, vedrete insomma le fotografie. Volevo semplicemente mostrarvi dal vero e non dalle foto la rigidità insomma di queste piattine. L'ho incollato su una base, la Beading Foundation, e ne ho lasciato un certo margine così da rendere più semplice insomma la cucitura delle piattine, vedete? Perché comunque mantiene l'elemento che abbiamo cucito. Quindi una volta che abbiamo fatto questa cosa, vedete, cioè una volta che abbiamo cucito il nostro elemento, è veramente super facile, lo andiamo semplicemente ad adagiare e dopodiché io ho ancora il filo che fuoriusciva dalle mie piattine, dopodiché semplicemente comincio a cucire. Comincio a cucire non dalla parte terminale ma da questa parte. Comincio quindi a cucire da questo punto e questo lo lascio alla fine perché ovviamente questo andrà cucito e questa parte ovviamente sarà leggermente sopraelevata. Quindi vedete? Si verrà a posizionare in questo modo. Quindi sempre dal retro spunto e vado, ovviamente voi non vedete moltissimo, ok, apro un attimo per mostrarvi, quindi vado da dietro,
vedete, individuo la beading foundation e poi spunto sempre al centro delle piattine. Non importa se non prendete tutte e quattro le piattine, l'importante è cucire. Come sempre piccoli punti sull'esterno e invece verso l'interno ci spostiamo ovviamente con dei punti un pochino più grandi, quindi passo, mantengo sempre sostenuto, ovviamente agganciato, attaccato l'elemento al mio bottone, dopodiché vado un pochino in avanti e passo sempre attraverso le piattine. Ne individuo cucendo così un po' in diagonale sempre 2 o 3, ma avendo già cucito le altre piattine tra di loro non c'è nessun problema. Adesso vi mostro il davanti, vedete, quindi qui ho dato i punti e come vedete procediamo alla grande, quindi continuo. In questo caso è preferibile la beading foundation lazy stiff stuff perché io lo trovo leggermente più spesso e più facile da cucire. È una mia preferenza e ve la dico, poi mi direte voi se avete le stesse sensazioni. Quindi proseguo, quindi punti un po' più grandi dall'esterno, cioè dall'interno, scusate, e punti più piccini dall'esterno verso l'interno, sempre cucendo un pochino in diagonale, ma sempre individuando il centro della piattina. Ok, è inutile che vi mostro, io proseguo, ci vediamo alla fine o vi farò una foto. Proseguite in questo modo e cucite tutto il perimetro. Una volta arrivati alla fine, vedete, sto dando l'ultimo punto, come vedete è cucito perfettamente. Vedete che qui ovviamente sporge un pochino la beading foundation perché c'è questa parte ovviamente che pressa un pochino, ma non vi preoccupate, voi completate semplicemente la cucitura e la parte ovviamente, scusate, superiore in automatico, anche se noi questo non l'abbiamo cucito in automatico, si andrà a posizionare un poco più su, quindi cucite fino alla fine, dopodiché fermate questi punti, taglio un pochino della mia base in eccesso, ok, taglio un pochino, dopodiché cucio tutte queste insieme. Ok, penso di non aver mostrato niente, non lo so. Allora, dicevo, ho cucito questa parte, ho tagliato la piattina in eccesso, dopodiché sono spuntata qui in questo punto per fissare bene questa parte alla mia base, quindi sono uscita, rientrata ed ho fissato perfettamente il tutto. Spero di aver ripreso, altrimenti va bene, ve l'ho spiegato a parole. Questo già ovviamente potrebbe essere un modulino base per realizzare anche un anello, ma io andrò a fare degli altri decori. Non è un modulino base, ma è insomma, il modulino base si intende quello con due, voglio dire, è un orecchino a soutache semplice con una goccina. Io adesso provo a fare qualcosa vicino con le paisley. Aspettate che le vado a recuperare. Allora, ho recuperato questa paisley che è un colore rose bronze o qualcosa del genere ed ho preso un pezzetto di piattina grigia perché qui abbiamo utilizzato blu, questo oro rosa e il centrale grigio, quindi volevo richiamare questo colore grigio. Avevo dimenticato e da un po' che non ve lo dico, mi raccomando, il dritto e il rovescio delle piattine. Vedete, questa è una V e ovviamente il lato piegare in due la mia piattina, questa piattina è più morbidina rispetto a questa e semplicemente prendo la mia paisley e me la sistemo in questo modo e vado a cucire, poi la metterò qui e vedremo cosa faccio. Semplicemente prendo il filo grigio e sfrutterò i fori laterali per cucirla, quindi sarà super facile, non vi mostro tutto il video ma vi faccio gli scatti fotografici, ok? Quindi filo grigio, questo lo mettiamo da parte, vado a prendere il filo grigio. Questo è il grigio. Ovviamente se non avete tutti i rocchetti Miyuki utilizzate un filo di nylon trasparente da 0,15. Io sinceramente ve lo dico, li odio quindi io utilizzo il Miyuki filo da tessitura ma anche
filo per cucito di marca buona, però anche le bobine, ma questi, insomma, il nylon non lo uso quasi mai perché si scalda, si arriccia ed io lo odio. Ok, va bene, avevo detto che non vi volevo mostrare, alla fine vi ho mostrato. Ok, eccoci qua. Come partire? C'è un micro nodino e parto da qui perché qui ovviamente verrà un ricciolino, quindi io parto da qui perché questo nodino verrà nascosto, se no potete partire dal retro. Ecco, si è spostato direttamente al centro perché il nodino era veramente micro, quindi va bene, ci ha agevolato. Siamo partite quindi dal centro e cuciamo velocemente, casomai vi metto il video velocizzato, ok? Video velocizzato decisamente. Ovviamente non vogliamo far vedere le cuciture, quindi io mi sposto dall'interno, faccio dei puntini piccoli, mi sposto dall'interno perché voglio sfruttare i fori della paisley, quindi mi sposto dall'interno e vado ad individuare il mio forellino in questo modo. Centro la piattina, rispunto dall'altro lato, con un micro punto mi sposto sempre dall'interno della piattina in modo tale che la paisley copra tutto e mi sposto dall'interno verso l'esterno più o meno in prossimità del secondo foro. Ok, rispunto giù e diciamo che la nostra paisley è cucita. Adesso mi riporto da dietro perché tanto questo retro verrà rivestito, quindi mi sposto, sempre puntini piccoli, mi sposto e vado in basso. Adesso mi sono spostata, vedete qui al centro, ho due opzioni, o già cucio e poi vado a fare il mio ricciolino, quindi cucio questa parte, ok, a quest'altra, dopodiché vado a fare il ricciolino, oppure eseguo questo modulino e poi me lo vado ad agganciare qui. Nel frattempo vado a scegliere quello che devo mettere e poi vediamo come procedere. Deciso di optare per questa Irid Dreamy Blue Pearl 6 mm, da 8 sarebbe stato l'ideale, ma mi manca. Quindi vado a cucirla semplicemente lì vicino alla nostra paisley. E in questi semplici scatti vi mostro come fissare la perla sul retro, sempre come al solito, come facciamo per tutti i modulini. Poi l'accosto e decido come cucire. Quindi devo cucire sia in trasversale che sia faccia a faccia i due piccoli elementi. Vi mostro giusto qualche fotografia anche del retro per farvi rendere conto di come unire. Poi ovviamente con il retro si sistemerà. Queste sono cose che si imparano poi ovviamente provando, quindi siate pazienti. Allora, rieccomi, sinceramente non so dove ero arrivata con la registrazione, sicuramente vi avevo mostrato questa parte fatta con le paisley. Questa è la parte più complicata dell'orecchino perché dovete trovare veramente un pezzo di filo, dovete trovare il punto giusto per poter cucire. Come vedete, ora non vedete più, vi ho messo una foto prima di cucire e di fare il retro, io ho messo anche una fogliolina, vedete, adesso ve la mostro qui, l'ho messa da parte, intera, questa è la fogliolina, io con una tronchesina ho tagliato il lato interno che altrimenti mi avrebbe creato troppo spessore sul retro, sposto questi, quindi l'ho tagliata materialmente e ho utilizzato quindi questa bombatura, ho proprio fatto in questo modo, mantenete altrimenti potrebbe partire il pezzetto ovunque, ok, vedete, quindi ho sfruttato questa curvatura poi per cucire qui al centro tutto intorno, quindi prendendo piattina, elemento, le due piattine perché l'ho inserita proprio nel punto di congiunzione, mi dispiace di aver già rincollato questa parte ma pensavo di averlo registrato, quindi ho fatto questa operazione e poi ci ho messo un pezzetto di cartoncino per irrigidire questo punto di congiunzione. Potreste anche mettere una piccola lamina di metallo, spessore tipo lattine di Coca-Cola, insomma 1 mm, e adagiarla per dare ovviamente il sostegno. Dopodiché, quindi vedete, così spunta e ho messo un colore metallico per richiamare il grigio, per non fare sempre rame. Dopodiché ci ho messo semplicemente cucito
questo gancetto a goccia. Non ho messo né perline né canottiglia perché ultimamente mi sto trovando bene con il filo a cucire direttamente. In questo modo, ovviamente col colore della piattina che non stoni, in questo caso ho utilizzato questo grigio. Niente, adesso sposto questo, andrò a fare il mio retro e poi ve lo mostro finito. Il retro è inutile che nuovamente vi rimostro, non cambia assolutamente niente. In questo caso andrò proprio a mettere la colla sul retro ed incollare e poi ritaglio. Non farò né disegnino né sagome e né nulla, quindi mi raccomando, quando poi andrete dovete stare qui attente bene a come tagliate, perché dovete coprire questa parte, coprirete anche parte della foglia e qua ci sarà un po' di dislivello, quindi dovrete essere brave ad incollare. Ok, penso di avervi detto tutto, vado a prendere colla e un po' di Ultra Sweet. Ecco il mio Ultra Sweet, prendo la mia colla, no, quella si è seccata ormai, e semplicemente vado. Se volete andate a mettere qui in questo punto, vedete che la foglia è bombata, potete mettere un pezzettino, ok? Benissimo con la pinza, vabbè io sono molto pratica, lo metto qui per creare un po' di riempimento, ok? Ora mi impiastro le mani sicuramente, un po' di riempimento per far sì che poi l'altro strato di Ultra Sweet, insomma, non si stacchi dall'elemento metallico, ma trovi al di sotto, ok, vedete? In modo tale che quando andrò a sovrapporre troverà questo e non il vuoto della parte metallica. Quindi vado a mettere la colla dappertutto, mi raccomando state attente e non sporcate, procedo. Come vedete ho rifilato un poco qui l'angolino dove avevo messo il cartoncino, l'ho tagliato un poco perché tenevo paura che sbordasse all'esterno, ho messo la colla tutto intorno e adesso semplicemente, questo è il metodo che io trovo più veloce, vado ad adagiare. Vado ad adagiare, ad esercitare un po' di pressione per far aderire tutte quante le parti ed in genere dove ci sono i dislivelli, come in questo caso, ok? Vado subito a tagliare per far aderire questa parte. Sporcato le forbicine, idem qui, queste parti di dislivello io vado subito a cucirle, a tagliarle, scusate, ok? Vado anche a tagliare qui, in questo modo, in quest'altro modo. Tolgo questo filetto di cui non mi ero accorta, pulisco le forbici e vado, sto facendo un pasticcio, scusatemi, vado anche qui e vado ad esercitare una pressione dappertutto, quindi mi raccomando mani pulite, quindi aspetto che la colla faccia presa, ma non aspetto proprio tantissimo io, devo essere sincera, tipo 5 minuti, 3 minuti e poi vado subito a ritagliare. Vado subito a ritagliare, cioè mentre sto lì, per esempio questa parte che sono certa che va tagliata in questo modo, la taglio subito proprio, già pulita, cioè le parti più semplici procedo subito con il tagliarle grossolanamente e poi dopo procedo. Qui ovviamente dovrete stare attente, io adesso qui metto una mollettina per questo dislivello e poi procedo con calma dopo. Adesso mi taglio questo, questa parte qui, fino ad arrivare, ok, alla mia goccina, taglio anche questo. Quindi come vedete quando taglio un po' da un lato e un po' dall'altro, poi col telefonino davanti, credetemi, non è per niente facile mostrarvi quello che sto facendo, vedete ovviamente dovrò rifilare tutto, quindi vado a mettere una mollettina qui perché voglio che aderisca bene dietro alla goccina e ci vediamo dopo quando avrò tagliato tutto. Ritagliato, ho messo, in questo momento incollato il mio piccolo tag e niente, vabbè, giro delicatamente. Ovviamente continuerò a rifilare un pochino in qualche punto, aspetto però veramente che si incolli il retro ed il tag e niente ragazze, il tutorial della serie Pantone è finito, mi ha fatto piacere condividere anche quest'altro modulino molto semplice e ci vediamo alla prossima puntata, fatemi sapere ovviamente qual è il vostro preferito. Ciao!